Il buongiorno ve lo faccio dare da Dado, che è l'unico che si può permettere di mattina di farsi inquadrare, perché è sempre bello. Allora, oggi siamo qui a colazione con un sacco di prodottini buoni. Di nicchia. Sì, guardate che bello, tagliato a coltello ieri. Sì, guarda quel grasso, l'ho assaggiato, è di una bontà, Dado. Vabbè, poi le solite cose, pane buono, spremute, pecorini di ogni genere. Comunque mi inquadro anch'io, non è che ho vergogna di farmi vedere, assolutamente. Comunque buon appetito e ci vediamo dopo, ragazzi. Adesso mangiamo. 7 minuti, 5 km, ci parcheggiamo a Siena. Oggi è la volta di Siena. Città di abitanti? Lo dico su. L'avevi già letto, te lo sei dimenticato, eh sì. 60.000. Erano pochi, sì. L'hai già letto adesso? No, adesso ve lo dico con precisione. Comunque Siena è uno dei centri storici più belli in assoluto d'Italia e andiamo a visitarli. Il comune di Siena ha 54.308 abitanti. Willy. Willy, ti piace farti fare le coccole? Ti piace? Che bello, poi sono massicci. Sì, guarda che zampone. Vedi, se lei guarda le zampe e la testa. Questo rispetto è al stato corpo. comprato, sì, per forza. certo. E quanto costa un cane del genere? 1.500. Però deve ancora ingrossare, vedi? Cioè se lei li È guarda stupendo. le zampe. Cioè, che bello che sei. No, è stupendo. Diventa ancora più grosso, No, più grosso. più massiccio. Buongiorno anche a Rita, forse Rita Buongiorno. non ti avevamo ancora salutato. No, Cosa volevo dire? È sempre un rischio lasciare il camper così vabbè, in siamo mezzo fianco a alla- una caserma. in mezzo alla città, però da qualche parte qui non ci sono aria sosta, quindi Non c'è per aria forza sosta, devi non lasciare. ci sono campeggi, non c'è niente. Comunque c'è una caserma, si chiama Caserma Bandini. Facciamo una passeggiata a Siena, ci mangiamo qualcosa, caffè, si rientra, ci si sposta. Abbiamo messo anche l'antifurto, non lo mettiamo mai, perché abbiamo paura che inizi a suonare sempre disturbi anche. Sono così delicati. Basta un po' di movimento dentro, un po' di aria, magari noi lasciamo aperto sempre le finestrelle della mansarda, magari, quindi un po' di aria e suonano. 20 minuti e dovremo essere in Piazza del Campo, che è la piazza dove fanno la famosa corsa dei cavalli, che ha un nome, adesso non mi viene, che poi si chiama Palio di Siena, non mi veniva. Stiamo già entrando nella parte storica, nella parte fortificata, ed è una meraviglia, ragazzi. Gustatevela. Ho appena visto dei ristoranti con i menù fuori esposti e i prezzi sono totalmente più bassi di quelli che abbiamo incontrato ieri, sì. 9 euro e dall'altra ieri erano 16, 17, 15. Qua un piatto di pasta di gnocchi 9 euro. Qua stanno facendo un corso di pasta fresca, per creare ravioli, gnocchetti, pasta fresca, tagliatelle. Un bancone enorme, l'istruttore da una parte, chef, e dall'altra tutti gli allievi. Bello. Ti piacerebbe anche imparare appunto a fare la pasta fatta in casa? La pasta, il pane, la pizza. Bisogna, che ne so, trovare di queste cose. Ma in casa non fa. Qui avere una bella cucina comoda. Fare queste cose. È un casino, certo. Salustio Antonio Bandini è stato un presbitero politico ed economista italiano, nato e morto a Siena. È noto per la sua opera Discorso sopra la Maremma di Siena e per aver donato la sua biblioteca alla città, che costituì il nucleo originario della biblioteca comunale.
sotto, ragazzi, una delle piazze più famose d'Italia, Piazza del Campo, dove si svolge il Palio di Siena. Qua nei periodi del Palio non si può neanche minimamente avvicinarsi dalla gente che c'è. Abbiamo appena fatto una piccola degustazione con salse e tartufi e sono buonissime. Qua vendono tutti i tipi. Abbiamo assaggiato questa salsa nera con tartufo, 20 euro un barattolino. Ovviamente i prezzi non sono bassi. Tartufo, ragazzi, tanta roba. Questa è la riproduzione. Vino è la luce del sole racchiusa nell'acqua. Galileo Galilei. Vai, Dada. Di Napoleone, nella vittoria meriti il vino, nella sconfitta ne hai bisogno. La sola arma che tollero è cavatappi. Bellissimo. Jean Comet. Salut. Comunque, allora abbiamo Buono ordinato. Vermentina, quello che hai bevuto ieri sera nella piazza. Abbiamo ordinato pici, cacio e pepe, io e la mademoiselle, e pici al ragù toscano. Sì, e poi abbiamo ordinato un ossobuco e Melanzana alla parmigiana. melanzana alla parmigiana. E poi ordineremo dei dolcetti. Ragazzi, pasta fatta in casa, la fine del mondo. Brindo con Rita, ragazzi, ma brindo anche con voi. È un Chianti classico, non ce lo leva nessuno, ma è buono questo vino. Per fortuna qualche bottiglia l'ho comprato da far assaggiare a una ristrettissima cerchia di amici e parenti. Salute. Poi melanzana alla parmigiana e ossobuco. Come se non avessimo già mangiato abbastanza. Ragazzi, si rientra in camper. L'ossobuco ci ha portato a prendere questa decisione. Troppo faticoso. Troppo Non faticoso. riusciamo neanche a tornare. Adesso rientriamo in camper, ci riposiamo un po'. Siena stupenda, ma dobbiamo andare verso Lucca. Cena stupenda, ma dobbiamo coricarci il prima possibile. Dobbiamo andare verso Lucca e poi ci aspetta anche Pisa. Ci saranno 32 gradi, credo, qualcosa del genere.
va via ragazzi, camper a posto, quindi ottimo. 1 ora e 18 e ci parcheggiamo in un'area sosta gratuita tra Siena e Lucca, quindi tra Siena e Pisa, e domani si vedrà. Oggi ci parcheggiamo lì per la notte. Qua ci sarebbe da fermarsi ogni 20 minuti perché ci sono dei posti assurdi. Avete visto questo borgo arroccato e fortificato, chissà di quanti anni, stupendo. Ci sarebbe stato anche questo da visitarlo, da scendere, a parte che ci sono 35 gradi, forse anche di più, c'è caldissimo. E poi niente, poi non possiamo visitarli tutti, però vabbè, l'abbiamo vista almeno dall'alto. Adesso attraversiamo Castel San Gimignano. Qua c'è scritto La Fontaccia Larderello. Siamo un po' in quota, saremo a 500 metri almeno, 600. C'è già un po' più di aria. Le vigne sono tutte cariche, proprio cariche di uva. Qua è tutto rosso. Abbiamo salutato la provincia di Siena e siamo entrati in provincia di Pisa, e qua siamo precisamente nel comune di Volterra. Ragazzi, qua bisogna smaltire pasta fatta in casa e l'osso buco. Quindi appena finisce il Rita ci alleniamo anche io e il mio bellissimo cucciolo. Sì. C'è fresco qua, per fortuna abbiamo trovato un parcheggio in alto in collina, però almeno circola un po' d'aria. Siamo qui, non è male. 7-10 e ci stiamo allenando anch'io e Dado. Poi mettiamo in moto e ce ne andiamo, perché qua sembra un circuito di Formula 1. Passano molto veloci. E quindi ci spostiamo e forse a una mezz'oretta c'è un parcheggio, un'area sosta gratis, gratuita. Speriamo di raggiungerla mezz'oretta e poi così ci organizziamo per la cena. Fai bene Dado anche a me? Apri. Abbiamo mangiato molto a pranzo, o comunque sia, non molto in termini di quantità, molto. Però mi ha appesantito parecchio, quindi a cena, Rita, leggeri. Pomodoro, una burrata e un pezzo di pane. Va bene? Grande Rita. Ieri mattina abbiamo comprato la porchetta. E adesso ce la mangiamo a ce la mangiamo adesso a cena. La scalda un pochino? Boh, dici, certo è ghiacciata, la scaldi un pochino in un padellino. Comunque è dato. Comunque ci mangiamo la porchetta. Non mangiamo niente di particolare, di elaborato. Una burrata, pomodori e olive. La porchetta è un po' elaborata. E poi ci mangiamo un po' di carne arrosto. Dai, la porchetta. Leggeri oggi, eh? Sì. Ragazzi, ci vediamo domani mattina per visitare probabilmente un altro borgo, perché più controllo in internet e più ci sono borghi belli da visitare. Arriviamo tra un anno a Pisa.
Va bene, ci vediamo domani mattina, ciao a tutti. Buongiorno a tutti amici, 15 minuti e siamo a Volterra, c'è un'area sosta, ci fermiamo, facciamo i servizi e rimaniamo parcheggiati tutto il giorno. Di pomeriggio probabilmente la visitiamo questo bellissimo borgo. La giornata è splendida e sono le 11:10 del mattino, abbiamo lavorato e abbiamo fatto tutto quello che facciamo ogni volta quando ci alziamo, miliardi di faccende. Benvenuti a Volterra, dovrebbe essere un bellissimo borgo a 400 metri di quota, anche a 4,50, continuiamo a salire un po'. Ragazzi, parliamo di una città costruita 3000 anni fa, una città che ha 3000 anni, una civiltà etrusca. Non lo sapevo, l'abbiamo scoperta adesso mentre entravamo, ci sono dei cartelli, X secolo avanti Cristo. Che meraviglia sarà da visitare. Buongiorno anche a Rita. Buongiorno. Dobbiamo andare a comprare acqua e patate. Sì. Nient'altro? Mi sembra di no. Ok, andiamo 8 minuti, dovrebbe esserci un piccolo supermarket qua su, già nel centro storico credo. Sì. Però il centro storico lo visitiamo insieme stasera. Stasera sì. Se poi mi ricordo qualcosa vi chiamo. Ah sì, ok. Ho appena fatto il ticket, 15 euro, dopo mi faccio anche la cassetta. Ci sono i servizi inclusi. E a pochi minuti c'è il centro storico, è un bellissimo parcheggio questo. 1 euro 12 ore. Chissà se funziona. Sono parecchio entusiasta di stare qui, 3000 anni in questa città, non vedo l'ora di pomeriggio di visitarla. Adesso compriamo l'acqua e basta, infatti mi sa che non filmo nulla, se no vi rifaccio vedere la stessa cosa, perché noi stiamo entrando comunque in un market nel centro storico. È stupendo, vi faccio vedere solo l'inizio. Da cui proseguiamo nel prossimo episodio. Ciao. Wow. Stavamo andando a comprare l'acqua, ma noi abbiamo un bidone da 10 litri e l'acqua è qui. Certo, ma la tastiamo prima. Prima la verifichiamo. Getto d'acqua bellissimo, comodissimo arrivarci. Sarà buonissimo. Freschissima, Buono. buonissima. Andiamo a prenderci subito la damigiana. E ti bagni un po', ma merita. Andiamo a prenderci il bidone da 10 litri, ci riempiamo l'acqua. Mezzogiorno e 48, Davide disegna. Io ho appena finito di fare la cassetta e di passare l'aspirapolvere e lavoro 10 minuti, altri 10 perché ho lavorato dalle 7:30 alle 10:30 e Rita ha preparato il pranzo. Sempre qua. Un angolino. Dopo vi facciamo vedere cosa ha preparato. Sì. E adesso apparecchiamo e poi niente, ci mangiamo quello che gentilmente ha preparato Rita, credo dei peperoni, sento odore di peperoni. Non è che hanno un aspetto peggiore della pasta di ieri, anzi. No, È buone? sono molto buone. Vabbè, buon appetito. Buona. Buon appetito. 5 del pomeriggio amici, è arrivata l'ora di visitare questo centro storico di 3000 anni. Visitiamo? Sei contenta Rita? Sì, bella passeggiata. Ma poi deve essere un bel centro storico. Vediamo.
Ne abbiamo già visto diversi in questa strada. Bellissimi. In alcuni ci siamo fermati, altri li abbiamo solo filmati dall'alto, ma questo era imperdibile. Lo filmiamo e ci passeggiamo e ce lo godiamo. E poi si sta bene, c'è fresco, quindi è davvero piacevole. Andiamoci dalla strada, però c'è un resto. Questo ve l'ho fatto vedere stamattina dove abbiamo caricato l'acqua. Ci sono tutti questi scalini che portano al centro. Carro funebre del 1800. Cataletto con arcuccio, utilizzato per il trasporto dei malati fino a tutto il 1800. Durante le epidemie il materasso veniva sostituito con un giaciglio di paglia, bruciato dopo ogni trasporto. Stiamo visitando un negozio che espone creazioni d'alabastro
Questo costa 15.000 euro, è bellissimo. Ci sono delle creazioni stupende, ma costa tutto, questo è 2.000 euro. Un piattino 110 euro. E adesso si rientra dopo aver visitato questo bellissimo borgo, Volterra. Sono le 7 di sera. Oggi nel borgo a Volterra abbiamo comprato anche dei pomodori di campo, devono essere la fine del mondo. Tutti i prodotti delle loro terre, anche queste bietole. E poi Rita ha preparato della carne in umido. Ragazzi, allora buon appetito a tutti. Ci vediamo domani. Per visitare altri borghi A domani per visitare altri Altri borghi bellissimi, in- interessanti, medievali, maraviliosi. in Toscana. In Toscana. Ciao, a domani amici, buonanotte a tutti, ciao ciao. Buonanotte.